Ok, proviamo. Proviamo e vediamo come va. Allora, ciao ragazzi, come va? Vediamo se funziona. Innanzitutto. Ok, mi sembra che vada. Ok, mi sembra che vada. Prova, prova. Prova, prova. Perfetto. Funziona il microfono, funziona tutto, ho messo le luci. Funziona il microfono, funziona tutto, ho messo le luci. Perfetto. Quindi questo posso toglierlo. Tolgo. Vediamo se lagga. In teoria non dovrebbe laggare adesso con la nuova connessione, mannaggia. Bravo, Seb, bravo, bravo. Vediamo se funziona anche qua. Allora, canale. Perfetto. Ci siamo allora. Eccoci qua. Ciao Luca. Ciao Marti. Ciao Sara. Ciao a tutti. Come state ragazzi? Stasera che profumo hai indossato? Stasera non ho nessun profumo ragazzi addosso perché sono semplicemente a casa. Quindi purtroppo non ce l'ho. No, non lagga stasera, Marti. Ce l'abbiamo fatta! Voi non avete idea di quanto ho testato e testato e testato per far funzionare tutto. Mi è arrivata la fibra, finalmente mi è arrivata la fibra, quindi ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta questa volta. Mi dispiace ancora per la live dell'altra volta, ragazzi, purtroppo non ce l'avevo fatta. Aspetta che abbasso un po' qua, metto meno 10, ok. Purtroppo non ce l'avevo fatta e laggava e tutto, mi è arrivata la fibra, quindi adesso finalmente dovrebbe andare tutto bene. Tra l'altro ho ordinato, la fibra andava benissimo giù, sono passato praticamente da 30 megabyte che avevo giù, il modem è giù, a 900 megabyte. Il problema è che comunque qui in camera dove ho la postazione del computer arrivava a 30 mega, quindi non era troppo diverso da prima. Allora ho ordinato un ripetitore wifi ed è arrivato oggi, fatalità invece che giovedì, mi è arrivata la sorpresa, quindi è arrivato oggi e sono contentissimo perché almeno riesco a... L'ho attaccato, ho trovato quel metodo migliore, adesso ho circa 200 megabyte qua di velocità, quindi speriamo non laghi, porca miseria. Quindi mi fate sapere se laggo, per favore, e mi fate sapere com'è l'audio. In teoria ho attaccato questo, l'ho modificato, dovrebbe essere tutto perfetto adesso. Ti aspettavo, noi fedelissimi. Lo sapevo, voi siete sempre pazzeschi, Sara. Wild Carrot, io Wild Carrot Wood di Boho Boko, terrose animalico. Tanta roba, tanta roba. Si sente bene l'audio? Ottimo Luca. Alberto, tutto perfetto, benissimo. Gaetano, buonasera, ma così tardi? Purtroppo sì, ragazzi, purtroppo mi sono perso via con la live di TikTok, è durata più del previsto. E poi sono arrivato qua e volevo mettere a posto tutte le ultime cose prima di iniziare la live senza, come l'altra volta che ha fatto tutto un po' così. In teoria adesso dovrebbe essere tutto a posto, quindi tutto perfetto. Hai i capelli spettacolari stasera, più luminosi. Grazie mille, Alberto. Ma sai perché? Non posso fartelo vedere, perché è un casino fartelo vedere. Però, anzi, vediamo se riesco a fartelo vedere. Faccio vedere come ho messo la luce. Praticamente, questo è il letto. Ed è un casino perché ho messo la luce così sul letto, tanto per farla andare come potevo. E basta. Aspetta che non sono più a fuoco. Sei contento che noi fedeli hai da aspettarti? Ma contentissimo. Aspetta che non riesco più ad essere a fuoco, mannaggia. Oh, ci deve essere sempre una, eh. Ah, porca miseria. Oh, ce l'ho fatta.
Adesso in teoria se io faccio così e così, niente. Come non detto. Come non detto, ragazzi. Mannaggia. Voi come state? Tutto a posto? Mi sentite bene? Si sente bene? Tutto ok? In teoria non dovrebbe laggare. Dovrebbe essere tutto a posto. Eccoci qui. Hello, how are you? Ciao Lamborghini, come stai? Tutto a posto? Vediamo di... Ecco. Li metti ancora gli orecchini, Alberto mi chiede. Io mi ero fatto il buco 3 anni fa, dopo aver visto il tuo video in cui ne parlavi. Li metto non tanto quanto prima, però li metto. Niente da dire, ogni tanto li metto. Allora tutto bene. Ciao, si vede e si sente bene? Ottimo, grande, grandissimo. Forse è un po' troppo forte il volume dell'audio, abbasso leggermente. Abbasso proprio di un pelino. Ecco, abbassato proprio di tipo il 5%, di pochissimo. Luca mi chiede, allora in questo periodo indosso anche Isola di Meo Fusciuni. Allora, ecco qua. Indosso anche Isola di Meo Fusciuni, un ottimo cromato estivo dato che il mio outfit in estate è sempre in camicia di lino o t-shirt o shorts con superga o sandali. Sai che io non l'ho ancora sentito il nuovo di Fusciuni? Devo ancora sentirlo, mannaggia. Mi dicono che sia buonissimo. Domani vado a Venezia, non so che aspettarmi. Non sei mai andato a Venezia? Venezia è bellissima, ragazzi. Penso che sia una delle città più belle d'Italia. Tra l'altro ho inserito una cosa che se sono in silenzio, in teoria non dovreste sentire niente, quindi neanche quelle piccole cose lì, dovreste sentire proprio niente. Eh? Sono contento, sono contento. Ce l'abbiamo fatta, la sedia a posto, tutto a posto, per forza. Sara, niente reaction stasera? Allora, se volete, se avete qualcosa da consigliarmi per la reaction, possiamo provare a fare una reaction. Se invece avete voglia, dato che è la prima, potremmo provare qualcosa di semplice. Avevo preparato una tier list di profumi. Se volete, ditemi voi quello che preferite. Oppure si possono fare anche entrambi. Dopo quel famoso risveglio di sensazione di pace assoluta, hai vissuto altri momenti simili? Sì, Matteo. Sì, Matteo, ho avuto un momento in cui ho capito poco fa proprio del fatto del godersi la vita, il fatto di capire che uno si chiede sempre ma perché sono qua, perché sono qua, perché sono qua e mi sono accorto che mi chiedevo il perché sono qua nel momento in cui stavo male. Perché se stai bene, nel momento in cui ho iniziato a stare bene, mi sono accorto che è talmente scontata la risposta che non c'è un senso, perché bisogna avere un senso della vita. Il senso stesso è proprio viversela la vita, no? E quindi il fatto che hai questo dono, questo regalo bellissimo di essere cosciente, poter essere in vita e poter vivere così, quindi, cioè poter vivere. Quindi, ma ne parlo in un video, oggi ho fatto un video a riguardo e uscirà tra un paio di settimane sul canale, perché sono 2 settimane in avanti sul canale. I video che vedete questo fine settimana che escono sono video che ho fatto 2 settimane fa. Avresti dei consigli pratici? Faccio pochi viaggi io. Consigli pratici? Google Maps ti salva sempre la vita, sempre, e di programmare in anticipo le cose che vuoi vedere. Questi sono i consigli migliori. Confermo, sta in silenzio, non sente nulla. Figo, ottimo, ottimo. Se ne sanno anche Luce, sempre Rimeo Fuscioni, ottimo anche lui, bellissimo Luca, Luce. Tra quanto, Alessandro mi chiede, tra quanto vorresti uscire di nuovo dall'Italia a vivere? Vorrei uscire dall'Italia il prima possibile. Cos'è una tier list? Perdono l'ignoranza. Figurati, una tier list è semplicemente audio bassino, mi dicono. Meglio? In teoria adesso dovrebbe andare meglio. Ho alzato un po'. Voi datemi... Grazie l'incubo per il
Feedback. Se avete dei feedback su audio, video, fotocamera, qualsiasi cosa, ditemeli così riesco a modificarli. Una tier list, Sara, è una lista in cui ho un argomento, ad esempio i profumi, e li metto nelle varie categorie, quindi tipo i migliori A, B, C, D e F, con F i peggiori e S i migliori, tipo una cosa così. È un po' un gioco, ecco, una cosa del genere. Mi sono venuti in mente i profumi perché è un argomento facile e poi magari in futuro potremo farlo anche di altre cose. YouTube, rapporti perennemente conflittuali con il prossimo, solitudine tendono a confermare che non c'è uno scopo nella mia vita. YouTube, ti confermo che non è nella tua vita, non c'è uno scopo in nessuna vita, ma è quello, quando capirai che questo è la vera libertà, tutto ciò che ti fa star male in questo momento proprio svanisce in men che non si dica. Comunque per qualsiasi cosa, se serve, rimango disponibile, se vuoi scrivermi anche in privato. Anche Tom Father di Wilhelm Parfumerie, che si sposa perfettamente con jeans e mocassini senza calze. Vero? Vero, Luca? Meglio, ottimo. Se vuoi alzo ancora un po', eh. Top libri che hai letto, magari 3 ambito spirituale e 3 ambito più self-improvement. Ambito spirituale, Alessandro, ti direi Karma di Sadhguru, Il potere di adesso di Eckhart Tolle e, e Il profeta di Khalil Gibran. Per self-improvement ti consiglio The Courage to be Disliked, il coraggio di non piacere. Ti consiglio L'alchimista di Paolo Coelho e ti consiglio Getting Things Done. Matteo, molto meglio l'audio così. Benissimo. Sono contento, ragazzi. Ci ho messo un bel po' a mettere tutto a posto. Gaetano, potresti fare un video di una ragazza? Non ho amici, sono io il problema? Non ho amici, sono io il problema? Se l'altra hanno già visto e sono d'accordo, potresti reagire a quello. Un video reaction di una ragazza. Va bene. Si può fare, adesso vediamo. Dura 10 minuti. Ah, è un libro. Ok, va bene. Ica, avrei dei video in inglese. Cosa ne pensi? È un ragazzo che ha fatto una docu-series sull'attrattività fisica e non. Cosa ne pensi? Allora, io direi che i video intanto possiamo farli magari in italiano per sicurezza. Poi pian piano magari prendiamo un po' la cosa e li facciamo anche in inglese. Per me non c'è nessun problema. Facciamo così, dato che ce l'ho pronta, facciamo la tier list di profumi. E poi, se volete, facciamo o sempre domande e risposte, oppure proviamo a fare una reaction, cosa dite? Se anche non ci fosse uno scopo della vita, se ci fai caso, sei autocondannato a viverla, esatto. Oppure lo stesso ragazzo che fa una terapia sul galleggiare, in una stanza buia e non sentire niente, bellissimo video. Va bene, si può fare. No, è un video, mi sono sbagliato a scrivere. Ah, ok. Sono rimasto indietro. Alberto, ho intenzione di fare tatuaggi? Ne hai già qualcuno? Non ho tatuaggi e al momento non ho intenzione di farlo. Scelta mia personale, niente di che. Il coraggio di non piacere, mancava poco che piangevo per quanto ti leggi dentro. Bellissimo. Alessandro, sto provando a leggere Getting Things Done, ma devo dire abbastanza pesante da leggere, molto lungo e schematico. Secondo me ne hanno letti circa 100 pagine. Tu cosa ne pensavi? È vero, però se metti in pratica tutto quello che dice, è uno dei libri che ti cambia la vita. Perché io tuttora il metodo suo lo sto utilizzando. Non è un video? Ah, ok. Grazie per la spiegazione sulla tier list, figurati Sara. Mi manca guardare i tuoi video su YouTube di spiritualità, miglioramento personale. Se quando scopri un creator e di guardare tutto ciò che ha già pubblicato, grande l'incubo. E spoiler, iniziano a uscire un po' di più. Anzi, forse quasi totalmente. Ho iniziato a... e nelle prossime settimane iniziano a uscire video almeno alternati e poi pian piano sempre di più un po' sulle mie esperienze. Luca, e quale potrebbe essere secondo te, Marco, un profumo adatto a Bermuda ed Espadrillas? John Varvatos Artisan Pure. Ti mando il link del video sulla terapia inglese, va bene. Sa che sarebbe interessante vedere una collaborazione con Andrea Musi. Magari in futuro. Matteo, il tuo prossimo grande obiettivo che vorresti raggiungere, quello per il quale ti stai impegnando maggiormente. Matteo, in realtà al momento non ho un obiettivo, ti dico la verità. Ho avuto obiettivi per tutta la mia vita. In questo momento mi sto accorgendo che avere un obiettivo semplicemente mi faceva solo star male
e mi faceva essere meno, cioè arrivare meno dove volevo confronto all'averlo. Cioè, piuttosto mi sto mettendo delle piccole missioni, piuttosto che un grande obiettivo, e un'idea generale dello stile di vita che voglio avere. The courage to be disliked non c'è in italiano? Sì, il coraggio di non piacere in teoria. Alessandro. YouTube, le persone che si circondano dovrebbero dare supporto, compagnia e sicurezza. Quando questo manca, o peggio come nel mio caso è ostile, la vita ha meno senso di quanto si potrebbe immaginare. YouTube, in realtà ti dico la verità, parte dal presupposto che le persone che ci circondano dovrebbero dare supporto. Dovrebbero in che senso? Non partire dal presupposto di aspettarti qualcosa da qualcun altro. Se pensi che il supporto, l'amore, la sicurezza, queste cose che dici arrivino da qualcun altro, allora lì diventa un problema, perché poi non te li fai da solo, cioè non riesci a essere stabile da solo. Quindi cerca di... C'è un libro molto bello, si chiama, è sempre dell'autore di Il coraggio di non piacere ed è il coraggio di essere felici. Anche i quattro accordi può piacerti. Alessandro, io ho letto tutto in italiano. Hai letto 12 regole per la vita? No, non l'ho letto. Che podcast ascolti solitamente? Alessandro, di solito ascolto un podcast e poi guardo tantissimi video su YouTube. Il podcast che ascolto è un podcast di tech, di tecnologia. Si chiama Waveform Podcast ed è in inglese di Marques Brownlee e altri ragazzi. Lui è lo youtuber con più iscritti a livello di tech ed è pazzesco. Mi piace anche perché proprio secondo me la tecnologia è una delle cose che ti fa vedere come si migliora, cioè come migliora l'essere umano, c'è proprio un'evoluzione, no? Ica, mi piacerebbe che fai le reazioni del video che ti ho mandato, è molto in vibe con quello che fai anche, crescita spirituale. Va bene, Ica, dov'è che me l'hai mandato? Perdonami. Su Instagram forse. Aspettate un attimo, aspetta, adesso, aspetta un attimo, faccio una foto perché è incredibile. Io, io, Matteo, io mi sento in colpa. Marti, Matteo ha colpito di nuovo. Matteo è impazzito, ragazzi. Matteo, a te sei impazzito? No, vabbè. 59,99 € di donazione, Matteo. Porca miseria. Porca miseria. Penso che nella vita non riceverò mai così, così tanto di donazione ancora. Quindi mi sto assaporando questo momento perché è veramente... Sono euforico, come disse il maestro. Madonna, Matteo, sei matto. Mi sento veramente in colpa. Grazie mille, veramente grazie, 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 perché come vi ho detto non è neanche tanto la cifra, è proprio il vedere che c'è qualcuno a cui interessa quello che dici, l'essere ascoltati e anche poter condividere le proprie esperienze con piacere. Questo è veramente... queste live che sto iniziando a fare con voi, vedete che ci sto mettendo impegno perché sono, anche se siamo in pochi, tra virgolette, mi sento quasi come in una famiglia. È bellissimo poter chiacchierare con voi e sono super contento, ragazzi. Per qualsiasi cosa, Matteo, sono sempre disponibile, figurati. Adesso torno a rispondere. Scusate, adesso torno a rispondere. Dopo ti pubblico sicuramente sulle storie. Allora, scusatemi, adesso arrivo a rispondere di nuovo alla chat. Allora, le reaction ragazzi le faccio volentieri, quindi adesso ci proviamo. YouTube, ma intendo in generale il rapporto con il prossimo, la società in generale, in quanto in altre vite vedo che queste componenti di relazione ci sono. Ma ti sembra sempre che negli altri ragazzi ci siano, ma fidati che più guardi gli altri e più ti accorgi che quello che fanno gli altri o che si vede sono tutte nostre idee, ragazzi. Non possiamo sapere cosa succede nella vita degli altri, cosa succede nella mente degli altri. Sacco, ti piacerebbe esplorare il mondo del voice acting?
secondo me potenziale in quell'ambito. Grazie mille, ma in realtà mi piacerebbe, ma non mi sento per niente in grado. In realtà non mi piace per niente la mia voce, ti dico la verità. Ma non è una disfunzione o altro, semplicemente non mi piace il modo in cui parlo, perché magari con un microfono così ci sta, ma dal vivo faccio fatica a farmi sentire, è una cosa un po' diversa. E nei commenti, volentieri. Matteo ha colpito di nuovo, Marti. Ica, prova a guardare qualche commento in alto, a questo dovresti trovarlo. Ah, il link. Non lo trovo, sai. Forse l'ha tolto, mi sa che l'ha tolto in automatico OBS, perché io non sto guardando da YouTube, sto guardando dal software di streaming. Matteo facevi 60 e facevi 60 cifra tonda, ma penso sono preimpostate le cifre. Ma va, nessuna colpa, grazie a te, Matteo, mamma mia. Mamma mia. YouTube, io vedo le coppie felici, ad esempio, e come se le vedo. Mamma mia, Matteo. Come si fa qua? Sì, ma ovviamente ci sono, ma non vuol dire che non abbiano problemi, non vuol dire che la pensano nello stesso modo. Cioè, il punto è, quelle cose lì, se tu punti su altre persone o su altre cose all'esterno, giusto di te, perché ti rendano in pace, neanche felice, ma di star bene, ti accorgi che dipende poi da troppi fattori lo star bene. Cioè ti accorgi poi che qualsiasi cosa fai, non hai mai il controllo al 100% di star bene, perché stai dando quella responsabilità a qualcun altro o ad altre persone oppure ad altre cose. Quindi il trucco è riprendi quella responsabilità, riprendi le redini, fai in modo tale che quello che accade dentro di te, le tue idee, la tua mente, la tua testa, sia come lo vuoi tu. Come lo vuoi tu. Almeno su quello. Su fuori non hai il controllo. Lì può accadere tutto quello che vuoi. Ma dentro di te, come rispondi a queste cose, sii conscio di queste cose, impara pian piano a rispondere come vuoi tu. Non ha senso star male, cioè farsi male da soli. Alessandro, paese più bello visitato fino ad ora? Giappone. E Giordania mi è piaciuto. Gaetano, beh, se vogliamo basarci solo sulle persone come appaiono esternamente, siamo magari molto lontani dal capire che se sono felici o meno. Esiste una grande finzione sociale, molto vero, soprattutto anche sui social. Io vengo trattato dalle ragazze, ad esempio, peggio del... Mm. Ehm, Forse, forse o è l'ambiente sbagliato, o forse è l'approccio sbagliato, ma non... Cioè, fidati che le cose veramente cambiano da un giorno all'altro, basta semplicemente a volte cambiare un pensiero, cambia tutto. Guarda che anch'io ero nella tua situazione, guarda, ti capisco e so cosa dici, quindi fidati di me. Ti è arrivato il link, purtroppo Ica non mi arriva, perché sto vedendo la chat dal software con cui faccio lo stream. Sai cosa faccio? Oggi, in caso mi dici il titolo e lo cerchiamo, ma per la prossima volta magari faccio una... No dai, basta che mi dite il titolo e basta, insomma, è più semplice. A noi interessa quello che dici, altrimenti non saremo qui. Grazie, Sara. Gaetano, diciamo che non ci sta autoascolto, ma si sviluppa con gli anni, magari a pure 50 anni riuscirai. Ma sì, figurati. Non so se è una cosa mia, ma la tua voce invece mi dà un senso di pace, come se venissi da qui dentro anche per rilassarmi, quando stavo male soprattutto. Mi fa molto, molto piacere, questa cosa è importante. Sto ancora pensando a Matteo, scusatemi, su YouTube non è mai apparso nessun link. Mi sa che allora è la chat di YouTube che la blocca. Poi YouTube, mi dispiace dirtelo, ma lo scoprire la felicità è una scelta, non deriva da fattori esterni, lo scegli te. Vero Gaetano? Però purtroppo capisco che non è facile se non è una cosa di cui hai mai fatto esperienza. Vi faccio vedere cos'è una tier list. Proviamo? Che dite? Ica, the most vulnerable experiment of my life. Video di 40 minuti circa. Va bene. YouTube viene condizionata da fattori esterni però. Vero? Vero, viene condizionata, ma tu guarda quello che è, cioè come rispondi tu. Tu non guardare gli altri, le ideologie,
le cose oggettive, non guardare l'idea o quello che pensi sia giusto o quello che è così. Tu guarda te, togli anche quello che ti dico io, togli tutto dalla testa, togli tutte le idee che ti sei fatto finora tutto. Guarda dentro e dici, quello che sto pensando, la mia esperienza dentro di me, è una mia scelta o no? La meditazione, ragazzi, serve solo a quello. Quando una persona medita, serve solo per arrivare a capire questa cosa, che è già lì. È riuscire a capire che i pensieri sono e la nostra esperienza di vita all'interno è 100% nostra responsabilità. Quindi sì, è vero, è ovvio che là fuori tutto può cadere e influenza, ma allo stesso tempo scegli anche tu come rispondere alle cose. Ovvio che se lo fai in modo compulsivo, automatico, lì è reagire alle cose. Se reagisci alle cose vai in automatico. Se rispondi alle cose è una scelta che fai consciamente. Il punto è, ovviamente, se lo fai in modo compulsivo, è ovvio che poi le cose saranno a caso nella tua vita e ti sentirai a caso. Quindi un giorno va così, un giorno va così, in base a come va l'esterno. Ma se prendi in mano il controllo, le cose vanno come dici tu. Siamo passati in tantissimi, vero? Anzi, di solito più si soffre, più ci si arriva prima. Alessandro, come ti muoveresti per imparare una nuova lingua? In generale, ad esempio, per me l'inglese. Io adesso sto imparando il giapponese, quello che faccio è l'immersione, Alessandro. Quindi video, podcast, libri, tutto ciò che posso fare con quella lingua lo sto facendo. Soprattutto esercizi di grammatica. E anche ogni tanto cercare di parlarlo da soli, magari in macchina. Coraggio, potremmo cadere nel trappo del mondo esterno, nessuno è immune, devi esserci te bravo a non cadere. Esatto, capisci che quello che accade fuori è... non si può giudicare. Vai con la lista, adesso ci proviamo. Sarebbe figo un video dove fai anche tu questo esperimento. Magari me lo guardo e volentieri. Watashi wa Aika. Watashi wa Maruko desu. Mateo-san wa arigatou gozaimasu. Daijoubu desu ka? No, per l'amor di Dio non pensare a me. Vai con le tier list. Alessandro, se è buono anche andare sul posto per parlare lingue diverse, è vero? Che è totale immersione. Proviamo? Allora, in teoria, fammi provare. Se io faccio così, eh? Mi vedete? Mi sentite? Vedete tutto? È un test, è una prova. In teoria dovreste vedermi qua in basso a sinistra. L'audio dovrebbe essere uguale, tutto dovrebbe essere uguale. Vada. YouTube cerca di non farti domande interiori e prova a darti una risposta sincera. Serve anche per vedere se il tuo pensiero è condizionato. Cerca di pensare a quello che ti senti tu. Esattamente. Esattamente. E fidati, il libro, quello che ti ho letto, quello che ti ho detto può aiutare tanto. La cam copre il tiere più basso. Mm, allora, fammi provare. Se lo... Fammi provare. Se faccio capovolgi e lo metto di qua, a voi va bene comunque. Ci vedete comunque? Metti la cam sopra a destra, hai ragione. Sopra a destra, ecco qua. E anche parte dei profumi, se le metti più piccole in alto. Meglio? Va bene sì. Perfetto, così è perfetto. Perfetto. Allora, ho preso una tier list già fatta, quindi ovviamente sono profumi, diciamo, i più famosi. Se poi avete altre domande. Così va bene, dai, dubito tu possa riempire la masterpiece fino in fondo. In che senso? Ah, masterpiece. Ah, ok, sì, in quel senso lì. Sì, sì, beh, in caso sposto la webcam. Ah, masterpiece, ce ne sarà uno. Proviamo? Proviamo questo è, è un primo tentativo di tier list, dai. Anche veloce, tanto per vedere se vi piace o non mi piace. Che dite? Allora, vorrei però vedere la chat mentre faccio questa cosa.
Vediamo se riesco. Alessandro, che lavori hai fatto prima di diventare youtuber influencer? Ho fatto qualsiasi tipo di lavoro, da consegnare pizze a commesso, ho lavorato in Apple Store, ho lavorato in un supermercato, ho fatto veramente di tutto. Siamo pronti? Bene, io vi vedo. Proviamo? Allora, il primo è 1 Million Lucky, se non sbaglio. In teoria se io trascino, perfetto, va da solo, benissimo. Siamo pronti, spero lasciar live poi, certo. Sì, questa volta sì. Allora, 1 Million Lucky, ti direi che per essere un profumo commerciale da così, ti direi Pretty Solid. Partiamo con questo. Poi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate se li conoscete. È una prima tier list per provare, ragazzi, vediamo un po' come va. Acqua di Gio. Questa è la versione Absolu, può essere? Mi sembra di sì. Allora, Acqua di Gio Absolu, direi niente di speciale. Direi niente di speciale. Sono nuovo di qui, di cosa si sta parlando? Di profumi. Ciao Martina, tu sei arrivata proprio nel momento in cui sto testando qualcosa di nuovo. In realtà, no, in realtà si parla un po' di tutto, rispondo a tutte le domande, abbiamo appena parlato di tutto e di più. Matteo il matto ha fatto una donazione incredibile e tendenzialmente si parla di crescita interiore, un po' di tutto, quindi rispondo un po' a tutti nel mentre, dato che è la prima volta che provo a fare una reaction, una tier list, ho tutta questa nuova predisposizione, questo nuovo setup, sto provando a fare una tier list all'inizio di profumi, poi vediamo in futuro. Intanto rispondo anche alla chat se volete. Million bello ma sopravvalutato per la popolarità. Vero, sopravvalutato sì, 1 Million Lucky. Però Lucky non male, non dai le motivazioni? 1 Million Lucky ragazzi era un po' un... È uno di... A me i flanker di solito non piacciono, però Lucky in realtà era piacevole, era un po' natti, un po' questa cosa leggerina, fatto un po' più per i ragazzi, quindi a me è piaciuto, mi sa che non lo vendono più tra l'altro. Invece Acqua di Gio, quello invece è un flanker che non mi piace. Hanno fatto un Acqua di Gio un po' più legnoso, Acqua di Gio è uno dei profumi più venduti di sempre, ma renderlo così legnoso tanto per venderne uno in più anche no. Piuttosto gli altri sì, tipo il profondo già ti direi è pretty solid, è una versione semplicemente più blu, più scura, più marina, però rimane sempre Acqua di Gio, cioè niente di speciale. Tra l'altro ragazzi io non mi sto vedendo, quindi vedo solo lo schermo di Safari, quindi se c'è qualcosa che succede ditemelo, se non si vede più o altro, fatemelo sapere. Intanto YouTube mi chiede, quando mi faccio un'idea positiva di qualcuno, ad esempio, crolla poi tutto e mi riserva il trattamento peggio di quello riservato al... te l'ho detto, perché ti fai un'idea. Il problema è proprio partire da un'aspettativa. È proprio partire da un'aspettativa che gli altri possano darti qualcosa. Non devi avere aspettative, anzi ti dirò che un libro che ti può aiutare tanto, ti costa 5 euro e ti cambia la vita, è I Quattro Accordi. C'è anche in italiano e lo leggi in mezza giornata. Ti farà anche capire proprio che aspettarsi qualcosa dagli altri purtroppo finisce come dici tu. Proseguiamo con i profumi. Acqua di Gio, il profumo che adesso mi sa che non c'è più, io lo metto come masterpiece, ragazzi. Anzi, lo metto in great perché metto in masterpiece l'originale. Marti dice, togli aspettative, sono quelle che condizionano di più. Vero. Non è facile, lo capisco, però come ti dicevo ci vuole allenamento, come la meditazione, leggere libri e farti tante domande. Non lasciare che la tua mente ti sovrasti. Tutto lo schermo si è spostato a sinistra, creando un bordo nero a destra. Fammi vedere. Grazie. Bravissimo. Grazie per avermelo detto. Meglio così? Perfetto. Ah, ma io posso staccarlo. Vediamo se posso. Posso staccarlo, benissimo. No, non posso staccarlo. Mannaggia. Sto cercando di capire come leggere la chat e avere Safari aperto contemporaneamente. Ah, è difficile fare gli stream, eh? Porca miseria, se è difficile. Ok.
Ecco, così va bene. Addirittura i Masterpiece. Sì, ragazzi, perché in realtà ha fatto la storia, è classico, perfetto, va bene per qualsiasi occasione, giusto. Il profumo durava semplicemente un po' di più ed è tanta roba, se l'avete, buonissimo, adesso non lo producono più. Però l'originale è, penso, uno dei profumi migliori mai fatti da uomo. Martina, bello, mi piace. Comunque, dato che sta parlando di profumi, non vedo Stronger With You. Io lo amo insieme a Sauvage Dior. Ma ce ne sono altri qua, ce ne sono altri, guarda, ce ne sono un bel po'. Ci proviamo, eh? Adesso vado un po' più veloce. Ora l'inquadratura è perfetta così. Va bene. Allora adesso proseguiamo. Qua c'è qualcosa di nicchia. Questo è African Leather, se non sbaglio, di Memo. Questo lo metterei in Great. Sì, lo metterei in Great perché anche questo è uno dei capostipiti della profumeria di nicchia, ragazzi. Questo è uno dei profumi più forti, sa proprio di Africa, è proprio incredibile. Forse è troppo forte, però quasi masterpiece, siamo lì. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere Alien, da uomo. Mi sembra di sì, non vedo così piccolo, però mi sembra di sì. Metterei personal dislike. Non mi piace, non mi è mai piaciuta. Parere mio, ma non mi è piaciuto. Allure ti direi sempre in great. Allure ha fatto anche questo la storia. Anzi, ti direi pretty solid, dai. Non esageriamo. Ottimo, sportivo, bellissimo, però niente di troppo speciale. Ragazzi, dato che non vedo o la chat o voi, faccio 2 o 3 profumi e poi leggo la chat. Che dite? Alessandro, Strong With You, il mio fisso è di uno dei best. Buonissimo Strong With You. Qualcosa di veramente assurdo perché l'atteggiamento cordiale e amorevole cambia in peggio in pochissimo tempo e in tale maniera cadono tutte le convinzioni positive e inizia a starci male. Se c'è qualcosa che ti fa cadere le convinzioni, non creare le convinzioni. Le convinzioni non sono là fuori, sono qualcosa che hai creato tu qui, no? Quindi non crearle. Se hai paura di farti male con un qualcosa che hai creato e buttato giù, semplicemente non crearlo, no? Non sapevo l'esistenza di un alien maschile. Esiste e non è buono. Questo è Ambre Nui. Ambre Nui... Great. Tutti gli Dior della collezione privata sono pazzeschi, però non penso che tanti lo conoscano. Questo, ragazzi, Egoist, a tanti piace tantissimo. A me personalmente non piace. Lo metto in alright solo perché è tanto conosciuto. Creed Aventus va nei masterpiece, ragazzi. Purtroppo, anche se è super visto e rivisto e rivisto e rivisto e rivisto, e quello più clonato in assoluto c'ha un motivo perché è il più clonato. Da uomo è un po' il Rolex, e idem per Baccarat Rouge. In realtà ci sono più masterpiece di quanto pensassi. Ha messo una bella lista qui. Baccarat Rouge, ragazzi, anche quello. È un po' il Creed Aventus versione unisex, o più da donna, forse. Buonissimo. Sono i 2 profumi, penso, più clonati in assoluto. Prada, ti direi alright. Prada, questi qua, niente di speciale, sono buonissimi, ma niente di che. Mentre il Bleu de Chanel è un altro masterpiece. Non ne ho tanti di masterpiece, però sono nella mia testa. Ma qua li sta trovando tutti. Li sta veramente trovando tutti. Bleu de Chanel, ragazzi, è il Creed Aventus versione commerciale. È buonissimo. Cosa pensi di Lantern D Absolute di Givenchy? Non mi piace. Cioè, no, mi piace, ma non è tra i miei preferiti, dico così. Ma vengo illuso, questo è il problema. Ma l'illusione arriva sempre dal problema che hai creato un'aspettativa. Se tu non crei un'aspettativa dalle altre persone, non ti aspetti che quella persona ti possa dare qualcosa, non puoi rimanere deluso, capito? O illuso. Domanda che non c'entra, cosa ne pensi di videogiochi horror? Forse ogni tanto perché non in linea con il tuo canale. Mi piacciono veramente tanto. L'horror è un genere che mi piace sia nei film che nei giochi. Se volete, dopo di questo possiamo fare una tier list sui film. Che dite? YouTube, quanti anni hai? Chiede Ica. Mi piace anche che vi aiutate a vicenda, siete bellissimi, ragazzi. Marti, della collezione provati di oro sento solo Bois d'Argent, buonissimo. Luca, che ne pensi di Noeb solo di Byredo? Non mi dispiacciono, non mi dispiacciono. Ciao Marco, potresti dare un consiglio? A me piacciono i profumi dolci, ma non troppo fastidiosi e un po' freschi. Cosa mi consigli tra Strong Wood Intensely, Absolute o Parfum? Intensely. Luca, io adoro Roses of No Man Land Absolute de Parfum, con Paero, Peonia e trilogia di rose. Buonissimo Luca, quello è pazzesco. Mi sa che troviamo più masterpiece per visto qua. Vero Matteo, mannaggia. Alessandro, che lavoro ti piacerebbe fare se non fossi youtuber? YouTube dice 31. Che lavoro ti piacerebbe fare se non fossi youtuber? Di tutto e di più. Mi piacerebbe essere rimasto un atleta, mi piacerebbe
Ehm, creare profumi, se devo stare nei profumi. Mi piacerebbe... Ci sono tantissimi lavori che mi piacerebbe fare. La cucina, mi piace la fotografia, mi piace fare i video, mi piace scrivere, mi piace di tutto e di più. Sì, tier list film. Dopo di questo facciamo i film, allora, ragazzi. Allora, Polo, generico. Replica, non mi ricordo, non si vede qual è. By the Fireplace, per me è alright. Io non gli do di più. Sa di, cioè, buoni, replica, qualcosa di nuovo, finalmente, ma vabbè, niente di speciale. Ce ne sono un paio che sono buoni. Questo Prada va esattamente dove andava l'altro Prada. Dov'è? Anzi, anche... No, dai. Qua. Questo è Carlyle, per me è un masterpiece. Carlyle, ragazzi, è uno dei tabacchi più belli che abbia mai visto di Parfum de Marly. CK Shock. No, dai, dislike. Non è male, dai, come tabacco di CK ci sta. CK1, vabbè, alright. Né più né meno. Profumo, sa di profumo generico. Questo mi sa che è il primo Can't Stand. Mio, personale, non mi piace Armani Code. Semplicemente non mi piace. Troppo dolce, troppo zuccherino, sa troppo di profumo da sera generico. E questo è Davidoff, ti direi pretty solid. Fresco, buono, ha fatto la storia. YouTube, con l'avanzare degli anni, questa problematica relazionale si sente sempre più forte. Ti consiglio quel libro lì, come ti ho detto, e ti consiglio anche di provare Kriya Yoga, meditazione, dove si può mettere il profumo per farlo persistere. Ci sono persone che si passano vicino in bici e lasciano il profumo. A me sembra spesso che dopo 10 minuti, forse il mio olfatto si abitua, è perché l'olfatto si abitua. Non preoccuparti, lo sentono tanto gli altri. Punti caldi, collo dietro orecchie, pulsi petto, vero? Allora io ho 21 anni. Ma essere fidanzato, da sempre problemi di confidenza, non voglio negare che ogni tanto fa male, però cerco di fare il mio meglio, di accumulare esperienze e crescendo. Esatto, bravissimo. Armani Goldo. Stavo pensando con ansia il povero primo Ken Stan. Arrivano di più forse. YouTube, ma non hai qualche hobby? Via di YouTube. Prova come ti abbiamo detto. Un libro veramente può cambiare la vita anche. Ma non solo il libro. Vedrai anche che poi il tempo, se non riesci a modo tuo, vedrai che anche il tempo comunque risolve questa cosa, perché non puoi soffrire all'infinito, quindi o soffri fino a un certo punto in cui fai click o no. E meno lo cerchi, fidati, prima arriva. Questo è un altro masterpiece, ragazzi, Versace Dylan Blue, anzi, great, dai, great, non esageriamo. È uno dei profumi, secondo me, migliori, però non è un masterpiece che ha fatto la storia. Va benissimo per tutto, super versatile e via. Questo, ragazzi, niente di che. A me non è mai piaciuto il Sauvage, niente di speciale. Elysium è buono, ma è sempre, cioè, è nella che di Credaventus, cioè è nel DNA di Credaventus. E Rolfa, pretty solid, niente di speciale, un Creed buono, niente di speciale. Questo a me non piace, ragazzi. A me il Versace rosso non piace, non mi è mai piaciuto, sa di caramellina, sa di caramellina. Mentre il Versace Eros normale solido, giusto per le serate, soprattutto per un teenager. Questo è il Fabulous di Tom Ford. Per me è alright. So che a tanta gente piace tanto, molto particolare, per me è alright. Questo dislike. A me Fahrenheit ce l'avevo quando ero piccolo, mi sa da profumo generico anche questo, ormai è passato, secondo me è un DNA passato. Questo mi sa che è il nero lì, Portofino, no, vediamo, Fleur du Portofino. Questo è alright semplicemente per il fatto che non dura, come tutti i Tom Ford azzurri. Questo, ragazzi, cioè non è che lo odio, però neanche lo amo, rimane lì. Questo idem, cioè buono, fresco, generico, normale, niente di speciale. Qua tutti i Gucci Guilty sono buoni, sono solidi, però farei alright e farei solid. Questo è Ojan, lo metterei in alright, non è tra i miei preferiti, anche qua un po' un copione. Mentre Herod ti direi che è in great, quasi come Carlyle, forse Carlyle e Herod sono lì. Tant'è che io quando scelsi tra Carlyle e Herod, scelsi Herod.
Adesso leggo la chat un po'. Sono molti hobby come la musica, però ovviamente come tutto ho necessità di avere almeno una metà come tutti in amore e armonia. Fidati che quella metà, come in tutto, il problema secondo me è le tue aspettative, perché poi quando non te lo aspetti, semplicemente segui un po' i tuoi interessi, fidati che arriva in automatico. Anche perché se lo cerchi per disperazione ti vengono date solo cose disperate. Se invece, e hai troppe aspettative, se invece tu fai il tuo e ti arriva in automatico, ti arriva naturalmente, è ovvio che piaci, perché è naturale, perché sei tu naturale. E anche se fai di tutto per piacere in qualche modo adesso e hai delle aspettative, poi quella persona quando scopre la tua versione naturale non sei tu, quindi non ha senso. Lasciati più andare. Consiglio Il potere di adesso. Bravissimo Alessandro, è un libro pazzesco. Dylan Blue è il profumo più buono che ho indossato finora. Dylan Blue è tanta roba, Marti. Dave, non so se so che non c'entra, ma potresti dirmi come fai ad avere dei ricci così nutriti senza effetto crespo? Ti consiglio, a parte vabbè lo stress e tutto, ma ti consiglio di utilizzare prodotti post doccia. Ci sono dei prodotti ottimi post doccia, quelli fanno veramente la differenza. Di caramellina. Sara Caramellina vince. Potresti percorrere un po' come Marco lo yoga, ti fa crescere mentalmente, anche fisicamente. Ho 31 anni, non è tardi, voglio dire che la pillola che guarisce tutto, ma è un buon punto, verissimo. Domanda, conosci tutti questi profumi perché li hai comprati o indossati? Alcuni li ho, altri li ho indossati. YouTube, ho meditato per anni, adesso mi è un po' difficile andare in vuoto meditativo per la componente relazionale e sociale esterna, ripeto quello che si fa sentire di più. Ti consiglio ingegneria interiore, YouTube. Ti consiglio il corso ingegneria interiore, forse è la cosa che ti può aiutare di più a questo punto, se mi dici così. L'incubo, che bello, un mio profumo è gli Alright, Gucci Guilty Argento. Sì, ragazzi, non offendetevi, queste sono le mie opinioni e poi ogni profumo va da sé. Cioè, sono tutti buoni, sono tutti, questi qua che sono nella lista sono tutti profumi top seller, però io vi do la mia opinione. YouTube, conosci persone, se diventi strabravo anche a fare dei video sui social insieme alla musica, dai una chance. Suona meditare è una parte lo yoga. Sarebbe bello creare un gruppo in cui confrontarci e chiacchierare con te. Vero, Sara, si può fare. Se volete lo creiamo. Intanto vado avanti, se no. Diorom, Masterpiece, ha fatto la storia, classico profumo da uomo, niente di che. Questo replica, non so cos'è. Jazz Club. Jazz Club metto sempre... No, lo metto in Pretty Solid, dai. Non è malissimo Jazz Club. Questo non so. Questo non so che amuse è, ragazzi, mi dispiace. Metto in alright perché non lo conosco così. Questo a me piace. A me piace, non piace a nessuno. Questo rosso di... non mi ricordo neanche come si chiama. È di Parfum de Marly, a me piace. Kay può anche non esistere per me. Profumo più generico e più piaccione mai fatto. La Nuit de l'Homme, masterpiece. La Nuit de l'Homme, pazzesco, buonissimo, bellissimo. Layton lo metto in Pretty Solid. L'avevo comprato, poi l'ho scambiato per Herod perché mi ha fatto cacciare da un'agenzia a Los Angeles. Quando sono andato in un'agenzia lo mettevo a Los Angeles. A parte che l'ho associato alla nausea perché a Los Angeles stai sempre in macchina e quindi l'ho associato alla nausea. Quando ero a Los Angeles in un'agenzia modelli mi hanno cacciato perché avevo un profumo troppo forte ed era quello. Le Mal, sopravvalutato. Questo lo metto in alright, in speciale, vado un po' più veloce. Montblanc, non apprezzo il Montblanc, ragazzi. Prada, masterpiece. Iris, bellissimo, elegantissimo, pazzesco. Questo Pretty Solid, o Fresh, Pretty Solid, freschissimi entrambi, benissimo per l'estate. Amouage, ragazzi, sì sì, ma non scrivono il nome, cioè io non posso ricordarmi tutti i colori, quindi lo metto in alright anche questo. Questo a me piaceva, ragazzi. A me piaceva questo qua, non lo fanno più quello con Harry Styles nella pubblicità. Questo sa di camomillina, buono, buono. Centric Molecule, non posso metterlo in Masterpiece perché non ho fatto la storia, ma a me piace tantissimo. È semplicemente Isoi Super, quindi sa di legnetto, un po' in base al tipo di pelle, è fatto solo da una molecola che praticamente è la molecola che di solito fa un po' da collante tra gli ingredienti dei profumi, quindi in base a chi lo indossa dà un po' quest'aura profumata attorno a sé. Neroli Portofino, anche questo great, anche se non dura niente. Buonissimo, classico Neroli. Tom Ford Noir, alright, niente di che. Office, ragazzi. Office, va in Masterpiece. Il mio profumo più complimentato in assoluto. Una bomba Office di Fragrance One. Una bomba, non c'è niente da fare. Lui può non piacere o piacere, io ci avevo anche collaborato in passato. È
pazzesco. Quando lo metto addosso ad altre persone attorno a me, è pazzesco. Scusate, mi sono perso un po' la chat. Sarà, penso anch'io, anche magari su Discord. Ah, quasi quasi. Ma chi vuole capire come trasmettere agli altri simpatia e vivacità così che non riesco a fare, perché quando esco con le persone in giro creo come una corazza, anche se dentro sono un ragazzo easy. Ciao Alessandro, e forse non conosci le persone giuste o frequenti i posti non adatti al tuo tipo di persona. Però magari continuando a seguire i tuoi interessi e crescendo, lasciando un po' andare, vedrai che queste cose avvengono naturalmente. E tu dici che non riesci a trasmettere agli altri simpatia e vivacità perché ci stai provando. Sono cose che non puoi provare a fare. Puoi, cioè, arriva quella cosa nel momento in cui fai, cioè sei semplicemente te stesso e a un certo punto le altre persone possono dirlo di te. Quindi non preoccuparti. Se ti concentri sulla conseguenza, non lo fai. Certo, ma essendo che non ne capisco quasi nulla, vedere che in alto una tier list togli vuol dire che comunque valido, vero? Soprattutto ora mi sento un genio quando a 15 anni rubavo il David of Cool Water e mio papà per uscire in estate. Beh, facevi bene. Per sentire un uomo il profumo si indossa sul dietro il collo delle donne sul seno per farlo sentire agli altri, sia gli uomini sia le donne, devono indossarlo dietro le orecchie. Matteo, davvero ti hanno cacciato solo per un profumo troppo forte? Sì, perché era un scent free office. Oltre che sui polsi e altri punti di pulsazione. Tra Prada L'Homme e Blue di Chanel, qual è il migliore? Vorrei comprarli entrambi perché mi incuriosiscono. Forse, scusatemi, forse overall ti direi Blue di Chanel. Dopo la cremina arriva il legnetto. Jeremy ovunque ormai, anche nei tier list. Jeremy ovunque. Il profumo di Alcott secondo te ha senso? Non lo, penso di non conoscerlo. YouTube, ho conosciuto un ragazzo online, ad esempio, che sembrava davvero anche dai discorsi che faceva la donna della mia vita e dopo anni non lo riconosco più e mi ha detto che è stanca di me. Perché vedi, YouTube, è sempre quella la cosa, è sempre quello. Ti consiglio ingegneria interiore per davvero. Perché non puoi pensare che una persona che conosci diventi la persona della tua vita. Non esiste una persona della tua vita e al massimo puoi dirlo di una persona con cui stai passando la vita o l'hai passata la vita. Capito quello che voglio dire? Quelli sono tutti castelli di carta che non ti sta creando nessuno se non tu. Ci sono cose nella tua testa che ti autocrei, non c'è nessuno che te le inculca, capito? Fa piacere che sei la prima persona che vedo fare live parlando di profumi e intanto parli con noi dandoci consigli in generale, complimenti. Sì, è un po' tutto un mix. E quando Alcott ha i profumi mai visti? In realtà non li conosco bene anch'io, ma tutti fanno profumi, ragazzi, perché vendono, cioè, fanno soldi, non c'è niente da fare. Tom Ford Ombre Leather, pretty solid, buonissimo, uno dei migliori Tom Ford che costano poco. Pretty solid anche questo, verdino, classico. Questo è un masterpiece. Pensavo ci fossero molti meno masterpiece. Li copro forse con la videocamera allora? No, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto, mannaggia. Fammi rimettere le cose giuste. Boh, vabbè, poi lo metto a posto. Questo, allora, dove posso mettermi? Ma guarda che non posso mettermi da nessuna parte. Mi metterei forse più piccolo? Intanto qua. Ok. Se devi, Marco ci accontenta, ci ascolta e risponde sempre tutti. È un grande, troppo gentile Matteo. Marti, il profumo che sente dentro al negozio. Ah, ok. Costa tipo 10 euro, ma tutti i fast fashion fanno profumi. Zara Clayton, vero? Perché penso che siano più solidi da quello che dai profumi. Marco, voglio capire come superare la timidezza in generale, soprattutto con le ragazze, ma anche con persone che non conosco. E cercando di non pensare a quello che gli altri pensano di te. So che è difficile, ma ti consiglio il libro, quello di cui parlavamo prima, che è Il coraggio di non piacere. Un libro giapponese bellissimo. Diciamo che profumo come un bagno schiuma fresco. Non riuscirò a dimenticarla, già adesso è difficile, ma non serve dimenticare. Cioè, se una cosa è stata bella, anche se poi ti ha fatto male, non serve dimenticare, ragazzi. Mi raccomando, capiscilo per quello che è, vedilo per quello che è, ti ha fatto crescere e imparare, ma poi, insomma, le strade possono dividersi tranquillamente. Questo è un Cartier, questo è Pegasus. Pegasus è in great, buonissimo. Questo è Chanel Platinum Egoist, metto in dislike, non mi piace. Questo lo metto in dislike, non mi piace, vado un po' più veloce. Questo lo metto in dislike.
Amouage Reflection va in Great, è buonissimo, uno dei profumi più buoni di Amouage. Dior Sauvage, ragazzi, va in Masterpiece. Ha fatto la storia, campagna marketing pazzesca con coso, come si chiama? Johnny Depp. Creed Aventus, questo è Silver Mountain Water, se non sbaglio. Pretty solid. Fresco, buono, buonissimo, niente da fare. Spice Bomb, io lo metterei in Masterpiece, ragazzi. Direi che forse anche Amouage lo metterei in Masterpiece. No, dai, in Great. Spice Bomb, profumo commerciale invernale migliore mai fatto. Terre d'Hermès lo metto in Great. Non lo vedo come Masterpiece, ma ci arriva vicino. Questo non mi piace, ragazzi. Versace The Dreamer non mi piace. Ci ho provato a farlo piacere, ce l'ho anche. Mi piace. Anche questo Pretty Solid, Dolce Gabbana The One, ma niente di speciale. Classico profumo da uomo. Da papà. Profumo da papà. Tobacco Vanille. Uno dei primi tabacco vaniglia che ha creato la storia, ha creato quell'accordo buonissimo. Chat. Più o meno quanto libri leggi all'anno? Dipende, cerco di leggere almeno uno al mese. Conosci Paolo Borzacchiello? No. C'è troppo attaccamento ormai. Appunto, l'attaccamento è la parte sbagliata. Però so che sono YouTube, mi dispiace anche dirti queste cose perché so che fa male e anche tipo dire queste cose non è la vera pratica, cioè so che non puoi farci niente. Però è anche per farti capire, anche se si è un po' crudi, come stanno le cose. Quindi vedrai che più vai avanti meglio va. Luca, tu che hai la Superga, come la indossi? Con o senza i fantasmini? Rigorosamente senza, ne possiedo bene un paio. Non ho la Superga. Credo io sia l'unica persona al mondo a cui mi infastidisce Dior Sauvage. Probabilmente perché l'hai sentito talmente tante volte, quello è il problema. Ma i profumi da donna quali sono nella tua top 3? Martina, profumi da donna ti direi Chanel numero 5. Ti direi Chanel Eau Tendre e ti direi Chloé, commerciali, eh? Io tu adesso cosa vuoi? Beh, Ica, non arrabbiarti con YouTube. È comunque anche lui... Cioè, capisco quello che volete dire entrambi, ma alla fine ognuno ha un po' la propria esperienza. Noi siamo qua anche per... Se si può aiutare in qualche modo, lo facciamo molto volentieri. Siamo in due, a me non piace Dior, lo capisco. Profumo, gabbia di criceto o gazzettino impolverato? Gazzettino impolverato. Allora, questo non so cos'è. Ah, Barbary Touch. Sai che non lo conosco? Quindi direi, boh. Alright. Questo è Tuscan Leather. Tuscan Leather. Ragazzi, mi sa che vanno i Masterpiece. Sono i due Masterpiece, questi due di... Cioè, ha fatto la storia anche quell'accordo lì, super copiato. Valentino, great, a me piace Valentino. Questo è quello di Vikings, direi pretty... No, great. Great, profumo solidissimo da uomo, bellissimo. Fresco, verde, pulito. Notica, ce l'ho ragazzi, ce l'ho avuto, l'ho messo per tutto il viaggio a Malta e mi ha peggiorato il viaggio. Questo, boh, è ok. Questo idem. Ok, niente di speciale. Ed ecco qua ragazzi, tier list completata. Tier list completata, vediamo se cambierei qualcosa. Allora, questi sono tutti masterpiece, niente da dire. Qua sposterei qualcosa? Eh, ti direi... Ti direi tutto solido, forse sposterei questo qua giù. Sposterei... No, tutti giusti. Qua pretty solid, forse metterei questo in great. Forse metterei Versace Eros in great. Forse metterei... Ombre Leather anche, dai. Qua, alright, forse questo metterei in pretty solid. Dai, anche questo in pretty solid.
e basta. Dislike ci sta, can stand, perfetto. Ecco qua ragazzi, questa è la mia tier list di profumi commerciali 2025, quindi abbiamo concluso la nostra prima tier list. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non sono arrabbiato, volevo capirlo. Ok, scusami, avevo capito male io. Vorrei sapere che cosa vuole adesso, così è più facile risolvere il problema. Ah, ok, perfetto, allora ho letto male, scusami. Alessandro, Marco, consigli per fare le sopracciglia da solo? Di solito vado dall'estetista perché crescono tanto, però vorrei provare da solo per farle bene in mezzo, ma i contorni oppure rifar casino. Ti do un consiglio? Io ci sono arrivato dopo tanto tempo, lascia le naturali, togli solo in mezzo. Basta. Vai ai tentativi, togli solo in mezzo, io tolgo solo in mezzo. Pochissimo qua per dare un po' più di visione, basta. Se la natura ti ha dato quelle sopracciglia, si vede che stanno bene col tuo viso. Togli solo in mezzo, perché insomma... Vorrei sapere che cosa vuole... Ah. Chloe Top Top, Chanel 5 lo sento troppo da signora matura, vero? Voglio essere felice come il resto delle coppiette che vedo con i miei stessi occhi per strada, a me quanto alla mia relazionale non capita mai. Ma tu pensi essere felice sia con una coppietta che non. Pensa che se fossi... Tu pensa che puoi essere felice in una coppia solo se sei felice tu. Anche perché se non sei felice, non pensi che sia una condanna per l'altra persona doverti rendere felice. È una responsabilità troppo grande. Quindi non puoi dare la responsabilità a qualcun altro di renderti felice. Prima sei felice, stai a posto da solo. Quando sai stare bene da solo, dopo puoi condividerlo con qualcun altro. Anche perché sennò cosa condividi? Se non bei momenti, condividi solo tristezza. Ora voglio però sapere dove metteresti la Mar di Kajal. La Mar di Kajal lo metterei in Great. Ho un carattere un po' diretto, ma non preoccuparti. Stronger with you, dove lo metteresti? Lo metterei in Great. Tier list completa la potresti screenshottare e pubblicare su IG. Si può fare? Si può fare? Screenshot. Più che altro è troppo grande, mannaggia. Save or download? Download image. Ma non l'ho scaricata. Non è partito il download. Boh, vabbè, insomma, puoi fare lo screen. E... Dave, il tuo Stronger with You preferito? L'Intensely. Yeah, prima tier list assieme andata, grande Matteo. Completata. YouTube, e secondo te perché una ragazza sceglie un altro e non te e non fare lo stesso errore, ovvero di mentire a se stessi? Se tu fossi una ragazza, perché dovrebbe stare con YouTube? Poi ragazzi, cioè le ragazze non è che sono qualcosa di astrale. Le ragazze sono persone, quindi in generale perché una persona non dovrebbe stare con qualcuno? Semplicemente perché se cioè, tu staresti con una persona che da 1 a 10 a livello di energia, di felicità, di star bene, sta male, per quanto vuoi cercare magari di aiutarlo, dopo un po' una persona si stufa, quindi conta che star bene non è nemmeno solo per te, ma è anche per gli altri. E cercare che qualcuno ti faccia stare bene entri in un circolo vizioso da cui non esci. La tier list dei film è fra generica o su un genere definito? Quello che volete. Si può fare anche generica. YouTube sembra un po' strano, ma prova ad immaginarti in terza persona. Magari gli occhi di una ragazza e visionarti perché dovrebbe suscitare interesse o perché no. Marco, ormai la solitudine mi basta da sempre, forse per questo ho generato così tanto attaccamento, però davvero un desiderio intrinseco essere in coppia ormai e vedrai che arriverà quel momento lì nel momento in cui smetterai di desiderarlo, per quanto sembra brutto e una condanna oscena, ma è sempre così. È sempre così e non è per karma o altro, è semplicemente per il fatto che nel momento in cui lo cerchi, sei alle altre persone dai l'idea di volere qualcosa da loro. Se invece dai l'idea di dare qualcosa a loro, tutti vogliono starti vicino. Allora, aspettate un secondo, devo fare una cosa alla videocamera. Allora, vediamo
Vediamo se riesco a farlo senza... Oh madonna. Niente, non ce la faccio, vabbè. Purtroppo non ho ancora troppo tempo per live perché ho il 20% di batteria. Però appena ho poco tempo ve lo dico. Volete che cerco un'altra tier list veloce? Ho ancora un po' di tempo. Proviamo? Allora, in teoria... Aspetta, ma se io faccio così... In teoria vedete, no? Vediamo se è tutto giusto. Tac. Perfetto, così dovrebbe essere perfetto. Allora, ci sono un sacco... Ho trovato questo sito Tier Maker. Tipo se io cerco movies. Marvel Characters. Marvel Movies. Madonna, 136 ce ne sono. Oddio, i film animati. Bello questo. Bello. Possiamo farlo al volo se volete. Che dite? Allora, quello che mi viene da dire è quello che ho detto prima. Trovo con lo yoga. Cresci di mente e corpo, conosci persone. Secondo me puoi dare un punto di partenza. Ti consiglio il libro Coraggio di non piacere e se invece vuoi fare un corso ti consiglio Ingegneria interiore YouTube. E per qualsiasi cosa rimango disponibile. Ingegneria interiore è per imparare la meditazione e per star bene e invece Coraggio di non piacere è per quello un po' più specifico per te. C'è il tempo per un'altra tier list. Parli francese? Un peu. Un accenno al mio commento sul video del paragone con gli altri? Sui conoscenti? Personaggi? Un accenno al mio commento sul video del paragone con gli altri? Sui conoscenti. Sto cercando di ricordarmelo, l'incubo, perdonami. Personaggi horror. Si può fare. Film animati, dice Matteo, va bene. Marco, vorrei riuscire a fare il primo passo, mi spaventa sempre in generale nella vita prendere iniziative e andare a una ragazza che non conosco oppure andare da solo a farsi delle amicizie, ma non devi andare per forza da solo a fare una cosa, se non ti senti di fare una cosa non farla, vedrai che accade naturalmente nel momento in cui segui i tuoi interessi e fai quello che vuoi. Ragazzi, se tu fai qualcosa con piacere, segui una tua passione, un tuo interesse, fai le tue abitudini, cioè ti concentri nell'arrivare alla versione migliore di te per stare bene da solo, il resto sembra che in automatico arrivi tutto. Se invece cercate, è come voler lavorare sulla conseguenza, sui frutti e non sull'albero. Uno dice io voglio le mele, voglio, come dice YouTube, voglio una ragazza, voglio le amicizie, voglio il coraggio, voglio queste cose qua. Ma voi state cercando di concentrarvi su quello, che è il frutto. Ma non potete avere un frutto se prima non vi concentrate sull'albero. Cioè voi dovete concentrarvi sul dare l'acqua, sul mantenere l'albero, sul farlo funzionare per un po'. E i frutti arrivano da soli. A me va bene questa tier list, perfetto. Ed ora mi sono fissato con questa ragazza specifica e non riesco a farla uscire dalla mente, è come un chiodo infilzato all'interno. Fieti. O quel libro o il corso e ti aiuterà tanto. Va bene, dai, allora facciamola velocemente questa tier list. Che dite? Facciamola. Biancaneve. Biancaneve, ragazzi, a me non piace. Partiamo malissimo. Metto in B, dai. B. Metto in B. Boh, un po' sopravvalutata. Pinocchio. Pinocchio in A, ragazzi. Pinocchio, fatto la storia, è uno di quei film che ti fa sognare, ma allo stesso tempo da piccolo dà un po' gli incubi, secondo me, Pinocchio. A me il Paese dei Balocchi faceva paurissimo, con gli asini. Fantasia è essa. Fantasia ha fatto la storia ed è un film pazzesco. Dumbo, Dumbo non mi piace tanto. Bambi, ovviamente, classico che fa piangere, scene che fanno piangere. Saludos amigos, ragazzi, va in D. L'ho visto così a spezzoni, so di cosa parla. I Tre Caballeros, idem. Sono un po' quei film così, un po' B-list, che vabbè. Questo me ne hanno parlato bene, però non l'ho visto, quindi lo metto in C, ragazzi.
Questo ragazzi non è il mio preferito, però ci può stare. Ci può stare. Nella lore di Disney ci può stare. Idem Melody Time, gli do lo stesso voto. Questo non l'ho visto. Mi dispiace, lo metto in C. Cenerentola, un classico da guardare la domenica in famiglia, ci può stare. Alice nel Paese delle Meraviglie... A. Non è il mio preferito, mentre Peter Pan a me piace tanto. Peter Pan è bellissimo. Lily il vagabondo A. No, B. Non mi piace tanto l'ambientazione, però è disegnato pazzesco. Questo non so cos'è. Ah, è la... cos'è questo? Che hanno fatto anche da poco il remake, non mi piace. Carica di 101 lo guardavo, non mi è mai piaciuto tanto. Spada nella roccia, bellissimo. Spada nella roccia, bellissimo. Libro della giungla, bellissimo. Va qua. Arriva con la chat. No, amici di già Biancaneve. YouTube la conosci? Ci siete amici oppure la classica Gym Crash? Rip Biancaneve. Sono francese e vorrei imparare l'italiano. Ho iniziato a seguire il tuo canale ultimamente perché lavoro in profumeria. Il tuo canale mi aiuta a arricchire il mio vocabolario italiano. Grande, grandissimo. Très bien. Piccola spiegazione delle lettere della tier list. La logica direi il preferito, il meno preferito. S i migliori, F i peggiori. Matteo, mi sono sognato Notte in tele Mangiafuoco di Pinocchio. Mamma mia, è vero. Sono stato poco fa a Disney, a Disneyland, quando sono andato a Tokyo, e c'era l'attrazione di Pinocchio. Marco, ma tu cosa ne penseresti di fare delle reaction a delle serie, tipo Death Note o Attack on Titan? Ci sono certi spunti filosofici. Si può fare. Quella della D non so cosa siano mai sentiti, alcuni non li ho mai sentiti neanch'io. Magari dopo una tier list sugli episodi. Va bene. Adesso ragazzi ho il 14% di batteria, quindi finisco questa e poi vi saluto. Quando mia nonna mi regalò il DVD di Pinocchio Farlocco, Ginocchio. No, vabbè. Peter Pan assolutamente. A assolutamente, vero. Anche S. Anche S. Gli Aristogatti. Iconici. Iconici gli Aristogatti. Niente di speciale, non vanno in S, però in A. Robin Hood, ma a me ragazzi Winnie the Pooh piace. Non so se lo metterei in S, se lo metto in S. Anche solo per il branding, anche solo per tutta la lore che c'è dietro. Oddio, questo qua, com'è che si chiamava? Oddio, i topini, mi sono completamente dimenticato di questi. Che bello questo. Metto in apro. Com'è che si chiamava? Non credo di potermi immergere così tanto in una dinamica ragazza conosciuta su internet. Mi ha ovviamente illuso visto il cambio di rotta del rapporto. Ma è una cosa bellissima, ma non devi... Idem, se ti aspetti qualcosa, indipendentemente da come vada, va male. Quindi rovini da subito la cosa. Lincoln, ma di cosa parlava Ginocchio? Spirit è un film Disney, penso che sia Pixar. Bianca e Bernie, brava Sara. Questo non ho idea di che cosa sia. Metto in C. Il calderone? Il calderone nero? Non ne ho idea, ragazzi. Mi spiace, ma io non li conosco tutti. Anche il Great Mouse, Oliver, non lo conosco. La Sirenetta la metto in B. A me non piace tanto. Down Under non lo conosco, ma malissimo. Bella e la Bestia va in S, ragazzi. Bella e la Bestia. Aladdin, forse il mio preferito, Aladdin. Genio, personaggio iconico. Re Leone, sapete che non l'ho visto? Orribile da dire, ma non l'ho visto. Però mi dicono che sia pazzesco, quindi lo metto in A. Pocahontas. Mm, utile, ma non... Questo mi dicono che sia bellissimo. Mi piacevano le colonne sonore. Metto in A. Hercules, sempre in A. Mulan, sempre in A, bellissimo. Tarzan, non mi è mai piaciuto tanto. Fantasia 2000, metto in S, bellissimo. I dinosauri mi facevano un po' impressione da piccolo. Questo fa ridere, però lo metto in B. Atlantis, mamma mia, mi ero completamente dimenticato di Atlantis, bellissimo. Chissà dove... Perché non se ne parla più? Lilo Stitch a me non piace, ragazzi.
Per me è orribile Lilo e Stitch, non capisco come faccia a piacere. Pianeta del Tesoro, bello anche quello, avevo persino i gadget. Questo è Coda. Coda fratello orso. Non mi era piaciuto. Anzi, questo dicono che sia bello, ma... Chicken Little non mi era piaciuto, anche questo F. I Robinsons non mi è piaciuto. Bolt dicono che sia orribile. Non l'ho visto, lo metto in D. Principessa Ranocchio. Ah, bella questa. L'ho visto di recente tipo in TV facendo... capitando così. Però... B, dai. Mi ricordo che da piccolo guardavo delle cassette di cartoni che all'inizio avevano le pubblicità. Come si chiamano? Quelle con l'uomo e il lama nero. Era super inquietante e strano guardarlo. Oddio. Mi hai tirato fuori un ricordo, però non mi ricordo nemmeno io come si chiamavano. È già rovinata purtroppo in modo irreversibile a quanto pare, ma è sempre per quello, YouTube, non rovinarti da solo i rapporti. Non dimenticare a causa delle troppe emozioni provate. Ma le emozioni sono bellissime, ma cerca di, non, di utilizzarle per farti star bene e non per farti star male. Ecco il New Rook. Marco, stranissima proposta. Cosa ne pensi di tu che fai una sessione di yoga sulle aspirazioni e sui movimenti? Si può fare, Ica. Anzi, ti dico la verità, a ottobre mio fratello, lui ha fatto il conservatorio e farà una specie di corso sui bagni sonori, fa musicoterapia, e io andrò lì per fare la mia prima sessione di 30 minuti di meditazione in preparazione a quella cosa. Link Moana, qui cambiato in Oceania per prevenire che i bambini o i ragazzini sui mule scaricassero Moana Film. Oddio, non lo sapevo questa cosa, è vero. Può essere, mamma mia. Rapunzel? Non l'ho visto. Winnie the Pooh, questo sarà il film, probabilmente. Va in S. Questo non l'ho visto, ragazzi, purtroppo va in C. Quanti che non ne ho visti? Eh sì, perché facevo nuoto. Frozen, non l'ho visto, ma mi ispira, ragazzi. Frozen, le colonne sonore sono bellissime, lo metto in A. Big Hero 6 mi è piaciuto tantissimo. Lo metto in S. Zootopia mi hanno detto che è orribile. Moana mi è piaciuto tantissimo. Oceania per noi italiani, come mi hanno ricordato e hanno fatto bene. Ralph spacca tutto, orribile. Frozen 2 non l'ho visto, questo non ho idea di che cosa sia. E Incanto, quello in cui si inizia a parlare di politically correct, in cui cercano di fare le cose per ogni paese, insomma, praticamente, come Luca e tutte quelle cose lì, ma tanto per parlare tipo di minoranze, cose varie. Vabbè. Strange World non ho idea di cosa sia. Wish, non ho cioè non l'ho visto, quindi lo metto in C. Vabbè ragazzi, non li ho visti tutti, però questi sono i miei preferiti, ecco, tra quelli. Questa S ci può stare, dai. Cambierei qualcosa? Metterei forse Ercole o Notre Dame su. Forse Atlantis, Treasure Planet sono i migliori, forse li metterei. Mettiamoli qua, dai. Anzi, mettiamo Pinocchio. Questo qua, questo qua, questo qua, questo qua dietro, questo qua e questo qua. Dumbo, ok, questi rimangono così, questi rimangono così, questi rimangono così e questi rimangono così. Va bene, dai, ci può stare. Va bene, ragazzi. YouTube non devi dimenticare di imparare delle emozioni che hai provato, belle o brutte che siano. Esatto. Più che altro non sei un qualunque, sei persona andata in India a imparare nuove cose, potresti diventare un ottimo insegnante. YouTube ho perso il discorso e lei sa che tu sei innamorato, purtroppo io sono innamorato. Ce n'era uno in cui ce n'erano tipo le anime e che venivano rimandate sulla terra, cose così. Mai visto, me lo hanno parlato, mi pare si chiamasse Soul. Soul l'ho visto, bellissimo. Penso che sia il film Disney più consapevole mai fatto sulla spiritualità. Due tier list completate come prima volta, gran traguardo, vero Matteo? Non ha senso mettere al corrente di questo visto che ormai mi gosta da giorni e mi ha detto che è stanca di me. E allora, YouTube, vai con quel libro e vai col corso. E mi raccomando, poi per qualcosa, qualsiasi cosa rimaniamo tutti disponibili.
Siete sempre benvenuti. Ragazzi, io ho il 3%, quindi scappo prima che venga distrutto tutto qui dalla videocamera. Grazie mille di tutto per il supporto. Grazie Matteo per la donazione, ancora incredibile. Per qualsiasi cosa rimango disponibile. E martedì prossimo per la live. Che dite? Martedì prossimo magari facciamo una tier list sui film oppure una reaction, quello che preferite. Ci organizziamo, se non riesco, oppure se cambio il giorno, vi faccio sempre sapere nella community tab di YouTube, oppure sempre comunque sulle storie di Instagram. Per il Discord ci pensiamo volentieri, ci pensiamo. E basta ragazzi, magari le due tier list le tolgo e le metto come video separati anche, no? Che dite sul canale? Si può fare. Ecco ragazzi, ho provato modi di farlo capire comunque. Stai tranquillo YouTube. Ciao Marco, ciao Matteo. Ci vediamo al reaction del video che ti ho consigliato. Va bene. Vediamo se sarà quel video, adesso gli do anche un'occhiata. Comunque reaction le facciamo volentieri. Lamborghini, grazie Marco, buonanotte. Reaction agli short film di YouTube fan made. Vedremo. Troveremo qualcosa a cui fare reaction fatte bene. Marti, buonanotte. Short horror films. Ah, ok, si può fare. Vediamo, vediamo. Notte notte. Ciao ragazzi, buonanotte. Grazie mille di tutto. Buonanotte e alla prossima. Ciao ragazzi. Buonanotte Marcolino, buonanotte a tutti ragazzi.